Bentornati Davastati e rieccoci qua con le lezioni di monowheel Davastyle, perché eravamo rimasti al partire, curvare, fermarsi e vi avevo promesso che vi avrei insegnato anche a fare gli scalini, perché per fare gli scalini bassi non c'è nessun problema, ma per fare gli scalini un po' più alti, salirli, scenderli, voi state lì che oggi vi dico tutti i segreti sugli scalini. Bene ragazzi, come potete vedere oggi siamo con una special guest, mia moglie. Vuoi salutare moglie? Ciao a tutti! Ma perché c'è mia moglie? Perché allora gli scalini io li so già fare e non ho alcun problema, ma lei ancora no, quindi ci aiuterà a farvi vedere e a farvi capire qual è la tecnica giusta per fare gli scalini in maniera perfetta. Ma perché è importante saper fare gli scalini? Allora ragazzi, secondo me una cosa importantissima quando guidiamo il nostro monoruota è scendere il meno possibile, no? Quindi secondo me queste cose, queste piccole chicche, quindi saper fare gli scalini, saper fare il pendolo, saper andare indietro, che tra l'altro per andare indietro, il pendolo e quelle robe lì vi rimando al Daniele Contino, che lui sì che è un pro. Cliccate qua nell'angolo e andatevi a vedere anche le lezioni del Contino, che così diventiamo dei supereroi del monoruota. Inoltre ragazzi, in questo periodo nel quale la legge italiana ha puntato tutto sui monopattini, ma vogliamo fargli vedere che noi siamo un gradino più in alto. Col monopattino ragazzi ogni scalino è un problema, ogni scalino bisogna scendere, posarlo, risalire, ripartire. Noi arriviamo col monoruota, non ci giriamo neanche dall'altra, saltiamo lo scalino, lo saliamo e continuiamo per la nostra strada, e quindi già vedete che qua siamo un gradino superiore. Quindi direi non perdiamo altro tempo e partiamo con la lezione. Prima cosa molto importante da fare prima di iniziare la lezione ragazzi, gonfiamo bene il nostro monoruota, perché fare gli scalini c'è sempre questo rischio di picchiare dentro il cerchio. Se poi non siete ancora tanto bravi a farli, questo rischio è ancora aumentato. Quindi se non l'avete ancora fatto io vi consiglierei di procurarvi una pompetta come questa, perché è molto utile, ve la portate sempre in giro e costa veramente poco, una quarantina d'euro su Amazon, e almeno siete tranquilli che avete sempre il monoruota alla pressione giusta. Quindi adesso andiamo a gonfiare il monoruota e poi passiamo alla lezione pratica e vi farò vedere esattamente come fare gli scalini. Ma lasciatevi ringraziare, voi 730 e passa iscritti al mio canale, siete dei miti. Comunque ragazzi, per Natale sarebbe fighissimo arrivare a 1000, dai, registratevi, su! Ma che monoruota avete voi? Un 14, un 16, un 18, un 20, un molleggiato? Perché dovete sapere che cambia ragazzi. Io adesso vi faccio vedere, per esempio col mio M Super Pro, che è la ruota da 18x3, uno scalino di questa tipologia può risultare così. Quindi un po' altino. Praticamente come potete vedere lo scalino è più o meno a metà ruota. Questo scalino è fattibilissimo. Adesso vi spiegherò come. Ok ragazzi, prendiamo in considerazione uno scalino basso, tanto per cominciare. L'importante è che capite la tecnica. Come potete vedere questo scalino non è niente di impegnativo, ma se avete un 16 pollici già è necessario usare la tecnica che vi spiego, perché se andate dritti senza provare neanche a alzarlo, andate dritti con la faccia per terra. Quindi qual è la tecnica? La tecnica è molto semplice, praticamente quando sto per arrivare vicino allo scalino rallento leggermente, faccio peso sulle punte ma allo stesso tempo tolgo il peso, quindi in pratica il movimento è questo. Hop, spingo sulle punte, saltino, così che lui spinge in su e sale. Attenzione che vi faccio vedere, spero di essere stato chiaro. Hop, 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 hop. Ma direi che adesso è giunto il momento di lasciare lo spazio allo special guest, che vi farà vedere come impariamo a fare uno scalino. Paricia Khan, nonché mia moglie. Passava di cap per gli amici thailandesi, certo. Perché tra l'altro, se non lo sapete, in Thailandia c'è una comunità IUC della Madonna, è fighissimo ragazzi, ce n'è proprio tanti. Attenzione, oh per carità, primo tentativo fallito. Praticamente quando arrivi, guardami un attimo anche te, quando arrivi allo scalino devi già intanto abbassarti un po' con le gambe. Prima di arrivare a sbattere come fai tu, fai questa cosa, hop, fai tipo così, hop.
Ecco ragazzi, se avete un 18x3 come in questo caso, uno scalino così non è neanche il caso di usare la tecnica della style, vai dritto e lasci solo andare il monoruota accompagnandolo, guardate, vedi? Fa tutto lui. Bene ragazzi, come potete vedere questo scalino è molto più impegnativo, ma come vi ho già detto con la mia tecnica si può salire tranquillamente anche questo genere di scalini, molto semplicemente. Ci avviciniamo, hop, mamma, hai visto? Se lo scalino dovesse essere troppo alto per essere salito con questa tecnica ragazzi non c'è problema, procuratevi 2 cubetti di yoga e fatevi 2 bei power pad. Apriamo una piccola parentesi sui power pad Avastyle perché stanno andando a ruba. Come già sapete li faccio con dei blocchetti di yoga, ma ve li illustro un po' meglio perché il loro utilizzo è molto pratico e molto comodo. Sinceramente li ho fatti anche a mio figlio Luca, adesso li vuole anche già da adesso, nessuno può più fare a meno dei power pad Avastyle. Perché? A cosa servono i power pad Avastyle ragazzi? Allora, come potete vedere hanno 3 vantaggi. Uno, questa parte qua vi aiuta a spingere, quindi quando volete accelerare invece di dovervi buttare solo col corpo basta che con le ginocchia, con le tibia spingete qua e lui accelera. Stessa cosa ovviamente in frenata la parte dietro, comodissima anche la parte dietro, ti aiuta nelle frenate, ma molto inerente al video di oggi ragazzi, questa parte qua sotto serve ad aiutare ad arpionare il monoruota quando vogliamo appunto fare degli scalini, quando vogliamo salirli o quando vogliamo scenderli ragazzi, quindi ve li consiglio vivamente. Tra l'altro se avete fatto dei power pad Avastyle vi consiglio di attaccarli così con del velcro ragazzi, perché se li attaccate con del velcro li mettete dove volete, li spostate all'occorrenza, perché per guidare in città, quindi solo accelerare e frenare, è più comodo averli leggermente più in alto. Se invece li volete usare off-road, quindi per tenere saldi i piedi al monoruota, è meglio tenerli un po' più in basso. Chiudiamo la parentesi dei power pad Avastyle, perché se avete 2 power pad ragazzi potete tranquillamente saltargli gli scalini. Vi faccio vedere, quindi arrivo allo scalino e tac, fate un salto come se lo doveste fare normalmente, stringendo leggermente il monoruota e arpionandolo col piede qua sotto. E così in città vi muovete come dei fulmini. Quindi ragazzi, dopo che vi siete allenati per bene a salire gli scalini, vedrete che non avrete più problemi e in città vi muoverete molto agevolmente e non scenderete più e farete la barba a qualsiasi monopattino che incontrate. Comunque, se avete salito gli scalini e avete imparato, innanzitutto lasciatemi un bel like perché il Davastato vi ha insegnato a fare gli scalini, e se non l'avete ancora fatto registratevi al canale e attivate anche la campanella, mi raccomando. Dopo che abbiamo visto come salire gli scalini vi spiego come scenderli. Allora ragazzi, qui la ruota non c'entra praticamente niente, qualsiasi dimensione è la stessa cosa. Semplicemente quando dovete affrontare uno scalino, una scalinata in discesa, dovete assicurarvi di 2 cose. Una, che il monoruota sia ben stretto tra le vostre gambe, e anche qui se avete dei power pad Avastyle è sempre meglio. 2, dovete abbassare e spostare leggermente in avanti il baricentro, perché se no vi ritrovate culo a terra. Però ragazzi, sinceramente lasciatevi dare un consiglio: anche se avete un molleggiato, che tra l'altro è facilissimo fare le scale, io vi sconsiglio vivamente di farle, perché a lungo andare i cuscinetti del vostro bel monoruota ve li saluto. Quindi le scale, via. Quindi per oggi vi saluto, da me Davastato, da mia moglie Can e dalla Crisalide, l'Odit, l'uovo e il bruco. È stato bello, ci vediamo al prossimo video, ciao!